Oggi parliamo di batterie e servizi, normalmente batterie e servizi nella nautica, quindi le batterie che ci servono per alimentare appunto tutti i servizi della barca, dal frigo agli strumenti elettronici, alle pompe, vericello, bow thruster, i servizi in generale, che non sono normalmente collegati sulla batteria avviamento motore. Sono due cose diverse. In questo video parleremo della batteria servizi, parleremo di una vera e propria rivoluzione che è nata ormai già da qualche anno con le prime batterie della Victron, della Mastervolt al litio, ma che adesso si è consolidata soprattutto con le nuove generazioni di batterie che sono arrivate a prezzi veramente molto molto bassi, sempre batterie al litio, che vanno piano piano a sostituire le batterie classiche AGM. Perché c'è questa rivoluzione? Perché pesano molto meno, durano molto di più, hanno tanta energia in più. Ci sono un sacco di motivi per cui le batterie al litio per questo servizio, per questo uso, cioè i servizi in barca, sono migliori rispetto alle batterie al piombo. Almeno io le preferisco. Ho già fatto tante barche, per tante barche intendo dire più di 10, e ho sempre consigliato e installato questo tipo di batteria e mi sto trovando benissimo. Tutti i miei amici che ce le hanno si stanno trovando molto bene. Allora oggi vorrei fare un video approfondito su queste batterie e soprattutto su due batterie che sono state per me una vera novità positiva, che sono le Wattcycle, la 314 A, questa qui, e la 1200 A mini. Sono tutte e due batterie chiamate mini. Ma come potete vedere dalle dimensioni, parliamo di batterie con una capacità enorme. Se dovessimo fare un paragone tra questa batteria e le batterie AGM classiche, stiamo parlando di batterie AGM da almeno 600 A per poterle paragonare a queste. Attenzione però, non posso andare a sostituire in una barca batterie AGM da 600 A con questa batteria, perché normalmente quando le barche montano così tanti ampere di batterie è perché hanno vericello e bow thruster. Questo vuol dire che hanno un consumo di corrente molto elevato, quindi in quel caso magari non è una batteria dedicata solo alla durata come capacità, ma è una batteria che viene utilizzata proprio per gestire dei carichi molto molto importanti. In questo caso le batterie al litio non sono adatte perché hanno dei sistemi di protezione che vanno a scollegare la batteria quando superiamo certi valori. Ma andiamo con calma, andiamo con ordine, non voglio avere fretta, voglio che questo sia un video adatto anche a quelli che non conoscono bene la materia, ma che vogliono avere magari qualche informazione in più per poter decidere, magari questo inverno, andare a fare l'upgrade, sostituire le proprie batterie e servizi con batterie più performanti, con caratteristiche migliori, che durano molto di più e che ci risolvono un sacco di problemi in barca. Vediamo allora insieme quali sono le differenze fondamentali tra le batterie al piombo acido, le AGM, le gel, piombo acido normali, quelli per l'avviamento anche dell'auto, e le batterie al litio. Ho fatto questa tabella che mi è sicuramente d'aiuto. Allora, qui abbiamo il tipo di batteria, piombo acido. Abbiamo preso in considerazione delle batterie da 100 A, entrambi da 100 A. Quindi abbiamo piombo acido, può essere scaricata senza rovinarla circa fino a un 30% della sua capacità. Questo vuol dire che abbiamo 30 A disponibili. Allora so che c'è qualcuno che scriverà sui commenti, perché c'è sempre, con tutte le ragioni a farlo, e lo ringrazio per questo, nel senso che a me fa piacere quando mi scrivete nei commenti, che in realtà consuma molto di più le batterie, che le batterie sono sempre comunque in ottime condizioni, che le usa sull'impianto fotovoltaico di casa. Allora, una cosa è utilizzare le batterie al piombo ogni giorno,
scaricarle anche di più del 30%, ma ricaricarle e soprattutto fare una desolfattazione, cioè a una tensione molto alta. In questo modo effettivamente la batteria dura di più, si può far durare di più, ma nei servizi delle barche questa è una cosa che difficilmente si riesce a fare, perché magari si usa la batteria, si sta fermi in rada tutto il giorno, dopodiché si fa un trasferimento di un'ora, in quell'ora il motore non riesce a fare tutte queste cose, cioè a caricarla al 100% più fare anche la desolfattazione, poi si scarica di nuovo, poi a volte si lascia anche 1 o 2 settimane con la batteria non completamente carica. Insomma, sono tutte situazioni in cui le batterie al piombo in generale soffrono tantissimo. Le AGM sono un po' meglio, possono essere scaricate anche del 50%. Questo vuol dire che una batteria da 100 A può essere scaricata anche di 50 A. Ma comunque una caratteristica che è ottima delle batterie al piombo acido è il fatto di avere correnti di spunto molto elevate, magari non per periodi lunghissimi, però riescono a gestire correnti molto elevate, anche sull'ordine dei centinaia di ampere, anche batterie relativamente piccole, che sono perfette per fare gli avviamenti dei motori. Per questo, negli impianti delle barche, ma anche nei camper, è sempre consigliabile lasciare la batteria al piombo per quel tipo di servizio, magari una anche piccola. Ci sono batterie Optima da 55 A che hanno correnti di spunto da 900 A che mettono in moto immediatamente l'auto, ma sono costruite e hanno una chimica che sono fatte diciamo proprio apposta per fare questo tipo di servizio. La batteria al litio in realtà potrebbe anche fare questo servizio perché noi abbiamo una limitazione sulle batterie al litio, ma che è dovuta semplicemente al BMS interno. Cos'è il BMS? È una scheda che serve per proteggere la batteria da eventuali errori nostri e serve anche per mantenere la batteria in perfetta efficienza. Proprio perché sono batterie così performanti, hanno bisogno di diciamo un controllo molto preciso all'interno delle loro celle. Le batterie come queste, da 12,8 volt, hanno all'interno 4 celle da 3,2. Queste celle devono essere sempre ben equilibrate, se no in poco tempo una sarà più caricata rispetto a un'altra e si creeranno delle differenze all'interno del pacco batterie e in tempo relativamente breve il pacco batterie si rovinerà. In più gestiscono le batterie al litio correnti elevatissime a livello di cella. Io posso scaricare una batteria da 300 A come questa qua dietro, se non avesse il BMS potrei prelevare anche 1000 A senza grossi problemi. Ma ci vuole tutta la struttura intorno per gestire queste correnti. Anche perché non parliamo di una corrente impulsiva da 1000 A di spunto come potrebbe essere su una batteria al piombo, ma parliamo anche di una corrente continua per minuti, decine di minuti a questa intensità, che va a sciogliere tutti i cavi. Quindi, proprio per una questione di sicurezza, tutte le batterie al litio, queste già costruite, hanno all'interno un BMS e sulle specifiche della batteria troveremo qual è la scarica massima consentita da questa batteria. E uno qua potrebbe chiedermi, ma allora sulla mia barca che ho per esempio un vericello da 3 kW non potrò mai mettere il litio? No, puoi mettere tranquillamente, perché anche queste batterie qui, come questa, gestiscono 4P, 4S. A noi interessa più il P che la S. 4P vuol dire che gestiscono fino a 4 batterie in parallelo e questo vuol dire che mettendone 4 avrò in pratica 4 volte 200 A di scarica, che vuol dire 800 A disponibili. Ho fatto fare una barca proprio a un mio amico, un cliente, che aveva questo problema, aveva il bow thruster di prua molto potente. Effettivamente abbiamo messo 4 batterie con BMS da 200 A e il bow thruster va una meraviglia, molto meglio che con le batterie AGM, perché queste, tra l'altro, erogano una corrente e una tensione costante nel tempo.
anche di questo parleremo, andremo dopo nel dettaglio di questi particolari. Per esempio, per controllare la capacità di una batteria al piombo può essere sufficiente un semplice voltmetro e guardando la tensione della batteria io so che a 13.5 è completamente carica, dopo comincia a scaricarsi, quando sono intorno ai 12 volt avrò ancora il 50% di autonomia, a 11,8 ho la batteria scarica. Questo vale anche per le litio, fra virgolette, perché? Perché la batteria al litio dall'inizio, proprio dal momento in cui inizio a utilizzarla, mantiene una tensione elevata, 12.8 volt, per quasi il 90% della sua carica. E io non sono in grado quindi col volmetro a capire se è al 30%, al 50%, all'80%. E quindi ho un sistema esterno, come uno shunt per esempio della Victron, oppure devo utilizzare il modulo Bluetooth all'interno della batteria e che utilizza tra l'altro i dati del BMS per calcolare la capacità rimanente all'interno della batteria. Queste batterie hanno all'interno quindi anche un trasmettitore Bluetooth che va a collegarsi sul nostro telefonino e sul nostro telefonino possiamo andare a vedere la carica, la scarica. In questo caso abbiamo anche la tensione delle singole celle all'interno, se le stiamo caricando, per quanto tempo dovremo caricarle, cioè abbiamo diversi valori che possono essere anche molto interessanti, oltre che ovviamente gli allarmi. Se andiamo ad agire sul BMS, per esempio c'è un cortocircuito sulla barca e il BMS interviene, stacca la batteria, noi dal nostro telefonino ci accorgeremo che abbiamo questo tipo di problematica. In più, sempre dall'applicazione, abbiamo altre due funzioni che secondo me sono veramente importanti e molto comode. Possiamo anche staccare la batteria dall'applicazione. Se vogliamo spegnere la batteria, togliere la tensione all'impianto, lo possiamo fare anche dall'applicazione. C'è un pulsante, se lo attiva, ma vi mostrerò a breve anche l'app, così vedrete come funziona e di cosa sto parlando. Torniamo un attimo alla tabella che vi stavo mostrando prima. A parte lo spunto, adesso dedichiamo un minuto anche ai pesi. Un piombo acido da 100 A, se tutto va bene, pesa 25 kg. Una 100 A AGM piombo siamo anche sui 25-27 kg. Le Optima pesano ancora di più. Una litio ferrofosfato come questa, che è la Mini, ecco qua, ve la mostro direttamente in mano, qua siamo a 9,5 kg di peso. È una batteria minuscola e fa praticamente il stesso servizio delle batterie AGM più grandi. Ovviamente se avrò un vericello da 2 kW oppure un Botraster da 2 kW non potrò utilizzare una sola di queste batterie, dovrò metterne di più una vicino all'altra in parallelo. In descrizione trovate il link e anche nel primo commento per chi è interessato a vedere i prezzi. So che in questo periodo c'è una promozione particolare, comunque con il mio codice sconto avrete uno sconto sul carrello che non fa mai male. Parliamo ora delle caratteristiche generali delle batterie LiFePO4. Lunga durata, 3.000-5.000 cicli, possono fare anche di più se trattate bene, quindi durano molto di più rispetto alle batterie al piombo che si attestano tra i 300 e i 500 cicli. Leggerezza, sono molto più leggere, peso ridotto a parità di capacità. Considerate che queste batterie che vi ho mostrato prima, intorno ai 10 kg, hanno 100 A, ma è come se fossero 200 A con delle AGM. Quindi il peso è praticamente meno della metà, meno di un quarto direi. La sicurezza, le LiFePO4 non sono come le batterie ion dei telefonini o delle celle 18650 che sono agli ioni di litio ma utilizzano una tecnologia diversa e quelle effettivamente possono esplodere, prendere fuoco. Queste sono molto sicure, vengono utilizzate normalmente negli impianti solari di casa
e non ci sono tanti esempi in cui batterie prendono fuoco o danno fuoco alle case, li avremo sentiti. Sono molto efficienti perché hanno un rendimento molto molto elevato e si scaricano poco. Per rendimento elevato ci si può rendere conto di questo anche per il fatto che non si scaldano. Quando noi andiamo a caricare o a scaricare, le batterie rimangono sempre alla stessa temperatura, non aumentano di temperatura, quindi non sprecano energia, quindi tutta l'energia che vanno a immagazzinare ce la rendono disponibile dopo quando ci serve. Sono utilizzabili al 100%, cioè dalla carica massima alla carica a zero, come da BMS. In realtà meglio fermarsi, diciamo, un 10-15% prima, quindi cerchiamo di utilizzarla al 90%. E se dobbiamo lasciare la barca ferma per periodi lunghi, è buona norma lasciarle sui 70-60% di carica. Questo ci farà incrementare ancora di più la durata della batteria. Queste batterie soffrono se vengono lasciate o completamente scariche e dopo lasciate abbandonate lì, magari per settimane o mesi, o se vengono caricate al 100% e di nuovo lasciate lì. Se abbiamo una batteria così in barca, cerchiamo di gestirla in un certo modo. Per il momento abbiamo parlato sempre e solo di cose positive. Adesso vediamo quali sono quindi i limiti di utilizzo, ferme restando tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. È un piccolissimo recap, dura proprio qualche secondo. Prima di tutto, niente avviamento motore. A meno che non sia un caso di emergenza, meglio non farlo. Anche per un altro motivo, non è legato soltanto alla corrente di spunto. L'alternatore caricherebbe troppo la batteria al litio, nel senso la batteria al litio li tira fuori tutto dall'alternatore e si surriscalda, soprattutto sui motori marini. Non è valido per tutti i motori marini ovviamente, ma farò un video specifico su questa cosa se vi interessa. Lasciatemi un commento così saprò che c'è qualcuno che è interessato al discorso della ricarica e magari facciamo un video appositamente solo su quello. Poi c'è la potenza di spunto che non riguarda solo l'avviamento del motore ma tutti i motori elettrici, quindi bow-thruster e vericello in primis. Controllate la potenza. Il nostro BMS di questa batteria qua è tarato a 200 A. Se il nostro vericello ne consuma 180, è meglio non utilizzare questa batteria perché può consumarne anche di più nello spunto e se lo spunto dura più di 1,5 secondi, purtroppo la batteria col BMS si mette in protezione e automaticamente non avremo più energia. Ultimissima cosa, la temperatura. Queste batterie non vanno ricaricate quando si trovano a una temperatura sotto lo zero. È una situazione limite nelle nostre barche, nei nostri mari non si verifica praticamente mai, ma sappiate che per ricaricarle bisogna che ci sia una temperatura superiore allo zero e per scaricarle non deve essere inferiore ai meno 10 gradi, quindi siamo abbondantemente sotto. Ed ora finalmente vi dirò qualcosa in più anche proprio come caratteristiche di questa batteria. È una LiFePO4 con celle EV grado A+, il grado A+, praticamente indica la qualità delle celle, ha un'energia disponibile di 4019 Wh, che possono essere presi in un giorno, in 2 giorni, in una settimana, indifferente, potenza massima di uscita continua è di 200 A, quindi 2560 Wh, ha il Bluetooth della quinta generazione e le dimensioni sono 384 per una profondità di 194 per un'altezza di 248 mm. Il peso della batteria è 27 kg. Adesso andiamo avanti a vedere come si collega anche questa batteria sul nostro impianto della barca. Ho fatto anche uno schema che vi mostro subito e così vi rendete conto come dovrebbe essere fatto un impianto base per una barca con un motore, che sia fuoribordo, che sia entrobordo, è assolutamente indifferente, perché non possiamo andare a collegare questa batteria, diciamo semplicemente sostituire la nostra batteria servizi AGM con una batteria a litio, perché andremo a rovinarla in brevissimo tempo e rischiamo anche di rovinare l'alternatore del motore. Vediamo allora insieme questo schema.
È uno schema molto semplice. Abbiamo la batteria del motore, in questo caso una Green Power, non è una batteria per l'avviamento, ma fate finta che lo sia. Quello è tutto quello che riguarda l'impianto già esistente sulla barca, quindi avrà il suo staccabatterie. Normalmente ci dovrebbe essere uno staccabatterie a 3 posizioni, dove andiamo a inserire anche la batteria servizi. Dobbiamo togliere quel collegamento e metterci un device che sia in grado di gestire le batterie a litio. Io in questo caso ho messo l'Orion XS, che è uno tra gli ultimi nati della Victron, che mi dà grandi garanzie sia di affidabilità che di performance. Scalda poco rispetto a altri caricatori e gestisce correnti fino a 50 A. Anche questo si collega tramite Bluetooth sul nostro telefonino e possiamo controllare tutti i parametri. In pratica, quando mettiamo in moto la barca, lui si accorge perché la tensione della batteria motore sale. A questo punto inizia a travasare dell'energia sulla batteria al litio. Quando spegniamo il motore della barca, la tensione del motore scende di nuovo. Quando arriva a 12.8, 13 volt, lo possiamo impostare noi, automaticamente stacca e quindi la batteria al litio rimane per conto suo. In caso di emergenza possiamo comunque mettere la batteria al litio in parallelo, aspettiamo 30 secondi, un minuto, la batteria al litio andrà a ricaricare la batteria del motore, metteremo in moto e dopodiché la staccheremo di nuovo. Questo è una cosa che si può fare tranquillamente, non succede nulla. E questo è proprio l'impianto base, semplice. L'unica modifica che dobbiamo fare sul nostro impianto dei servizi è appunto aggiungere questo Orion XS della Victron. Ovviamente, oppure in certi casi, abbiamo ancora altre cose vicino. Abbiamo un caricabatterie dedicato per la batteria dei servizi, possiamo avere un caricasolare, ci sono tante cosette in più che uno, se vuole, può aggiungere. Possiamo mettere un cerbo e avere un controllo a distanza di tutta la situazione della barca. Vi ho preparato ancora un altro piccolo progettino, ve lo mostro e casomai sul canale troverete altri video dedicati proprio agli impianti generali della barca. In questo video qua volevo semplicemente mostrarvi cosa serve proprio assolutamente per poter integrare una batteria al litio sul vostro impianto già esistente con le batterie AGM al piombo acido. Ora, per i più interessati, vi faccio vedere le due prove di carica e scarica che ho fatto sulle due batterie che ho in mio possesso. Una 280 Ah, che è un modello che costa un po' meno, ma comunque con una capacità considerevole. Vedrete voi stessi i risultati, parliamo sempre di oltre 300 Ah disponibili. E la 314 A, anche questa arriva a 322 Ah di scarica completa. Quindi vi faccio vedere anche queste due brevi test in modo da avere anche la visione proprio di come si comporta la batteria. Qui siamo sulla postazione da lavoro. Come vedete abbiamo collegato il mio fido alimentatore, che non è un caricabatterie specifico per le litio, ma va benissimo, basta impostare la tensione di funzionamento massima, lui raggiunge quel valore. Poi io comunque monitorerò la batteria tramite la sua app e dopo con il battery tester andremo a controllare la capacità di carica ma anche di scarica ovviamente. Ora la batteria l'ho collegata al tester e ho cominciato a scaricarla. Avevo iniziato con 500 watt di potenza, però dopo, visto che fa parecchio caldo e 500 watt non sono pochi, ho dovuto abbassare perché mi andava in protezione. Con 500 watt assorbivamo in continuo 38 ampere. Ecco, qui sono passato a 400 watt, 30 ampere di consumo continuo, quindi stiamo parlando di comunque un consumo molto elevato. E in questo momento stiamo scaricando e intanto ho detto approfitto dei tempi, qua sono 225 ampere di scarica e ho messo anche a caricare la 280 ampere, così vediamo un po' le differenze. Collegata sempre all'altro alimentatore, questa adesso la stiamo caricando. Appena ho finito il test con la 314 ampere andrò a scaricare anche la 280 ampere.
Allora, questo è il test della 314 A e questo qui è la batteria da 280 che sta caricando a 6 A. Il test della 314 è finito e abbiamo una capacità totale di 322 Ah, quindi 322 contro i 314, molto bene, siamo superiori al valore dichiarato. Adesso stiamo finendo di caricare la 280 A e dopo procederemo subito anche con la scarica di questa batteria qui. Ora procediamo con la scarica delle altre batterie, sempre 400 watt, sempre 30 ampere e qualcosa di scarica. E vediamo un attimo la 280 ampere come si comporta. Intanto ho messo in carica di nuovo la 314 proprio per non lasciarla completamente scarica, che non è una cosa buona e giusta. Bene, abbiamo finito anche questo test e siamo praticamente arrivati a 303 ampere di carica, 3871 watt ora di energia accumulata. Ora daremo un'occhiata anche all'app per vedere come funziona. Andiamo sull'app di Wattcycle, inizia a cercare le batterie, eccole qua, ha trovato le mie due batterie che ho qui dietro. Andiamo sulla 314 ampere, 99% di carica, è in stand-by, non c'è nessun allarme. Questa è la temperatura in cui si trova la batteria, 25.8, ed è attiva sia la carica che la scarica. Abbiamo la possibilità di andare anche sui settaggi, possiamo andare a regolare in pratica tutte le funzioni principali del BMS, cosa che non serve assolutamente fare, però volendo potrei anche cambiare, non so, la corrente massima di carica, impostarla o quanto mettere il momento in cui la batteria si deve staccare dall'impianto, cioè ci sono diversi parametri, però non sono cose che secondo me dovreste toccare, soltanto se siete utenti esperti e avete delle esigenze particolari potete andare a modificare questo, però se no proprio veramente non serve. Questa è la schermata di tutte le celle che abbiamo all'interno, tensioni massime e minime. La massima differenza adesso di voltaggio tra le varie celle è 0,052 e qui abbiamo la tensione di ciascuna cella. Ovviamente se voglio cambiare batterie torno all'inizio, qui posso scegliere tra tutte le batterie disponibili, posso andare sulla 12 volt e 100 ampere, qui anche sono praticamente completamente carico. L'app è molto semplice e funzionale. Con questo è tutto, se siete interessati a questo genere di contenuti lasciate un like, iscrivetevi al canale, in questo modo YouTube saprà anche cosa proporvi e soprattutto avvisarvi nel momento che uscirà un video nuovo. Io ho un altro canale che si occupa solo di energia, si chiama Davide Serafini Energia, lo trovate in descrizione, potete andare a vedere anche su quel canale se ci sono dei video che vi possono interessare. Per queste batterie lascerò in descrizione il link per l'acquisto e anche per andare a cercare eventuali informazioni se vi dovessero servire. Rimango a disposizione di tutti per qualsiasi domanda, basta che mi lasciate un commento sotto. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!